Bentornati, in questo video parliamo del payoff di una buy call. La domanda è: sono rialzista se compro un'opzione call? Prima fase. Seconda cosa, sappiamo disegnarlo un payoff di una call comprata? Qualcuno mi ha detto che devo fare un disclaimer, quindi ve lo dico subito: il canale è frutto dell'esperienza personale, non costituisce servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio, né invito a investire i vostri soldi nel trading, quindi le indicazioni riportate nei video vengono fornite come semplici spunti di riflessione e stimolo per lo studio di degli argomenti in modo ulteriore. Questi argomenti sono complessi. Ad esempio, oggi ho preso, proprio per il payoff della buy call, il sito di borsaitaliana.it che ci dice il profilo di un acquisto di un'operazione call. Sull'asse orizzontale c'è il prezzo del sottostante, sull'asse verticale da qui siamo in profitto, sotto al pareggio è lo 0 e sotto siamo in perdita. Il grafico del payoff della call ha una partenza in territorio negativo, perché abbiamo un costo che è costituito dall'acquisto della call sottostante. Su una piattaforma potreste trovarvi, ad esempio questa è Interactive Brokers, il payoff di una buy call in questo modo. Io vi volevo far vedere su un sito una cosa simpatica di come, vedere voi stessi un payoff di una call. Il sito di cui parliamo è Waffle Finance, proprio come waffle, come i dolcetti, le cialde per capirci. Qui mettiamo il sottostante, in questo caso un'azione di cui voglio acquistare la call, ci troverà il sottostante Nicola, andiamo sulle call, come vedete qui abbiamo put e call. Andiamo su call, ecco il nostro waffle, la nostra griglia con tutte le scadenze. Io ho preso un sottostante che ha le call settimanali e questi sono gli strike: 7,5, 8, 8,5, 9, 10. Attualmente let money sta intorno a 10 perché questo sottostante è quotato intorno a 10. Noi per praticità prendiamo lo strike $10. Ecco qui la call, strike $10. Quindi il titolo sta a 10,53, abbiamo comprato una call, strike $10, ad un prezzo di 0,67. Come detto altre volte, l'opzione call è un diritto a acquistare un bene a un determinato prezzo, a una determinata scadenza. Le opzioni americane in questo caso opzionano per le azioni americane 100 azioni, quindi noi abbiamo opzionato con un contratto, quindi buy, un contratto call, abbiamo opzionato 100 azioni a strike $10 con scadenza 23 aprile, un giorno da oggi che sto registrando il video, ed abbiamo opzionato in questo caso 100 azioni di questo Nicola a $10. Quindi stiamo, fermando opzioni per un capitale di circa $1.000. Quindi l'opzione call, che è un diritto a acquistare un bene a un determinato prezzo a una determinata scadenza, il cui valore è un premio o costo, aumenta al salire del valore del sottostante. Andiamo a vedere esattamente che cosa intendiamo per payoff. In questo caso, per vedere meglio il payoff a scadenza, spostiamo qui e lo portiamo al giorno di scadenza, che è 23 aprile. Quello che ci vogliamo vedere è su questo grafico, noi vogliamo vedere profit e loss. Ci sono tantissime cose da vedere, io oggi cerco di essere sintetica perché voglio far vedere, spiegare proprio come questa linea orizzontale diventa poi a, a questa angolazione e che cosa significa quello che leggiamo su un grafico del genere. Facciamo l'ipotesi che il titolo, che ora è 10, scenda. Se il sottostante, quindi il titolo, scende, il premio della call che abbiamo acquistato scende, perderemo al massimo il valore, quindi il costo, il premio della opzione acquistata. Allora, questo che vedete in rosso è tutto il territorio negativo se il sottostante, guardate qui sotto in questa, nell'asse orizzontale, il valore del sottostante, se dovesse scendere da 10,67 in giù, siamo in territorio di negatività, in perdita. Se il sottostante sarà invece in quest'altro pezzo, ci sarà qualcosa di interessante per noi.
Che cosa vuol dire essere in perdita se il sottostante sarà a 10 dollari? Allora, se io sono a 10 dollari, come vedete, noi avevamo speso per prendere questa opzione una cifra che sono esattamente 66,50 $. Ok, quindi se il titolo è a 10 dollari a scadenza, questo è il payoff che abbiamo detto a scadenza, questa spezzata che ha l'angolo, l'apice dell'angolo qui a 10 dollari. Se il titolo sarà a 10 dollari, noi comunque abbiamo speso 66 dollari per avere delle azioni a 10 dollari. Siamo in perdita. Se il titolo sarà a 9 dollari, comunque noi avremo ugualmente una perdita. Perché se a scadenza il titolo scende sotto i 10 dollari, noi non eserciteremo il nostro diritto ad acquistare le azioni a 10 dollari, perché andremo a mercato a acquistarle a un prezzo più basso risparmiando. Le nostre call andranno a scadere out of the money. Quindi diciamo che se il titolo scende perderemo al massimo il costo dell'opzione che abbiamo acquistato, che potrebbe anche arrivare a zero, quindi vuol dire senza valore. Out of the money sta proprio a dire non c'è più valore in questa call, perché a scadenza non il 23 aprile, qualche minuto prima della chiusura della borsa americana, questa call non dovrebbe avere più valore, perché se il titolo sarà sotto i 10 dollari, non avrà alcun interesse nessuno a comprare una call per comprarla a 10, per averla a 10, perché potrà andare sul mercato e prenderla sicuramente a un prezzo più basso. Quindi dai 10 dollari in giù, come vedete, quello che si vede come loss sopra questo quadratino che mi insegue, il massimo loss è 66,50, anche se il titolo dovesse avere un gap down e valere proprio quasi nulla. Il massimo che noi abbiamo perso sono sempre i nostri 66 dollari. Quindi anche se la call ha una visione rialzista, qui stiamo valutando che se scende il peggio che possiamo avere è scende e avremo perso il prezzo della call, perderemo al massimo il valore, il costo del premio, 66 dollari. Il tutto cambia se cominciamo a vedere qualcosa che succede se a scadenza il titolo vale sopra i 10 dollari. Diciamo che ho dimenticato di dirvi che se alla scadenza la call è out of the money, quindi non vale nulla, sta sicuramente sotto i 10 dollari, non dovremo preoccuparci di nulla a scadenza, non avremo titoli in portafoglio, ma solo il costo, quindi il premio pagato per una call che in quel momento non ha più alcun valore. Se il titolo sale, come dicevamo, dai 10 dollari in su, qual è il nostro scenario? Qual è la versione positiva di questo? Pensate all'opzione come uno strumento che si può acquistare, poi vendere a un prezzo più alto se il suo valore sale durante tutta la sua durata. Se il titolo sale, un'opzione call, che è un diritto acquistare, sale di valore anche lei, ne trarremo profitto vendendola prima della scadenza. Valutiamo ora l'idea che il titolo a scadenza, quindi il 23 aprile, sia oltre 10 dollari. Che cosa succede? Se il titolo sta salendo da 10 dollari, diciamo negli ultimi minuti di trading, immaginiamo gli ultimi minuti di trading e siamo qui a 11 dollari, immaginiamo di vedere lì profitto 33 dollari. Perché? Un'opzione call strike 10 quando il prezzo del sottostante è a 11 ha come valore intrinseco $1. Ho fatto un video al riguardo e vi metterò il link comunque alla fine di questo video. Che vuol dire? Ho l'opportunità di acquistare a 10, l'ho pagata all'inizio, l'ho pagata 67 dollari, adesso questa opportunità 0,67 centesimi, quindi 67 dollari per tutto il lotto, adesso questa opportunità di acquistare a 10, quando sto a 11, a pochi minuti ormai dalla scadenza, che differenza c'ha? C'ha un dollaro di valore intrinseco. Questo dollaro moltiplicato per 100 mi dà 100 dollari. Per avere l'opportunità ne ho pagate 67, se mi rivendo l'opzione a 100 dollari sto incassando 33 dollari. Diciamo che
A scadenza il titolo sta ancora più in alto, sta a 11,50 $. Aumenta la mia possibilità di guadagno, perché a 11,50 $, il valore, eccoci qua, il valore intrinseco dell'opzione sicuramente è 1,50 $ per 100 $, 150 $, meno 67 che mi è costata l'opzione, ho un profitto di 84 $ in questo caso. Questo è chiaramente il profitto che farei se chiudessi l'opzione prima della scadenza, entro le 22 ore italiana, perché la borsa americana chiude alle 23 della borsa italiana. La mia call varrà 67, 69, 100, 190 per capirci, finché non vale a 11 $, varrà 100 $, mi posso incassare già qualcosa. Più in alto va e più questo guadagna. Questo, tra virgolette, potrebbe essere un guadagno infinito. Chiaramente ho sempre questo spartiacque che è il 23 aprile, quindi come vedete massimo profitto è illimitato, ma comunque avete pochissimo tempo nel caso di oggi, perché dal 22 al 23 aprile per farla crescere. Chiaramente stiamo facendo un'ipotesi e non è assolutamente un'idea di trading da fare. L'esempio che volevo dirvi è: ma se a scadenza io non mi sono venduta la call, l'ho lasciata in portafoglio, che cosa succede? Se il titolo sale sopra i 10 $, con l'opzione call ho un diritto di acquistare, quindi avremo in portafoglio assegnati 100 titoli long a 10 $. L'opzione è scaduta in the money, che vuol dire che ha un valore. Quindi qualsiasi prezzo l'azione faccia sopra i 10 $ a scadenza e noi abbiamo ancora l'opzione call a 10 $ in mano, noi avremo i titoli in portafoglio. Qual è il vantaggio di avere i titoli in portafoglio o di vendere l'opzione o di rivendere l'opzione? Quello starà a voi deciderlo. Quindi se le call comprate avranno valore perché scadranno in the money, a scadenza avremo le 100 azioni long in portafoglio. Stessa cosa se esercitiamo prima l'opzione. Io potrei anche esercitare prima delle 22 del 23 aprile l'opportunità di avere queste azioni a 100 $ in portafoglio. Chiaramente che cosa succede? Se lasciamo scadere comunque la call in the money avremo i 100 titoli in portafoglio, dobbiamo ricordarci che abbiamo avuto un costo per avere il premio pagato della call. I titoli che ci troveremo in portafoglio, se il titolo dovesse arrivare a 11,37, il lunedì quando si riapre, avranno come prezzo di carico 100 $. Noi ci vediamo 1,37 per dire di guadagno, 137 $ in tutto, ma perché il profitto qui ce lo dice più basso, come se fosse quando abbiamo la call in mano, perché o avere i titoli o avere la call, a noi ci deve comunque ricordare il fatto che per avere questa call abbiamo sostenuto un debito di 66 $. Quindi voi il break even, che è la cosa più importante di questa operazione, è se la call sta sopra i 10,67, questo quadratino che vedete qua. 10 $ al quale avremo i titoli più 67 $, perché 0,67 $ per ogni opzione, per ogni azione noi le abbiamo dovuti pagare comunque in anticipo per averle. Qual è il vantaggio di avere i titoli e rivenderseli il lunedì o di chiudere la call il venerdì sera? Niente, avete il sabato e la domenica di mezzo, che è anche, tra virgolette, un rischio oppure una possibilità che il titolo apra ancora più in alto, oppure che dal venerdì sera che era qui magari invece di chiudervi la call vi siete lasciati esercitare e quindi avete i titoli in portafoglio, magari il titolo possa tornare indietro. Chiaramente in questo caso dovrete tenere presente che dovete tenere il capitale fermo per poter acquistare i 100 titoli a 10 $, quindi i 1000 euro di capitale da tenere. Quindi ricordatevi sempre che se lasciamo scadere la call oltre i 10 $, quindi sarà in the money, avremo 100 titoli long, lo strike della call acquistata, quindi a 10. Comunque dobbiamo ricordarci il costo che abbiamo sostenuto per il premio pagato della call. Vi volevo fare un giochino, spero che sia divertente per voi.
Mi farebbe piacere nei commenti di trovare le risposte a queste domande che vi faccio, più che altro per i neofiti, così magari se non sono stata chiara troverò lo spunto per un nuovo video. La prima domanda è: ho una visione rialzista o ribassista se compro una call? La seconda domanda è: se ho acquistato una call Strike 12 a $1,40 di premio, quindi ho un costo di 140 e la porto a scadenza, l'azione dovesse scendere a $9, avrò i titoli assegnati? Terza domanda, sempre da rispondere nei commenti: se ho acquistato una call Strike 15 a $1,70 di costo, quindi $170 ho speso, e la porto a scadenza, verrò assegnato? Cioè, se il sottostante sale a 15,50? Quarta domanda: è stato maltrattato un conto real per fare questo video? Spero come al solito che il video sia stato interessante e mi aspetto qualche like, qualche domanda e come al solito buon divertimento!